Scordatevi l'allunaggio per il 2027, Artemis 3 non segnerà il ritorno dell'uomo, almeno quello occidentale, sul nostro satellite. Benvenuti all'8ª puntata di TG Spazio, il vostro aggiornamento sulle ultime frontiere dell'universo e dell'esplorazione spaziale. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Panda Scienza, e quindi apriamo questa nuova edizione con una notizia che ridisegna completamente la tabella di marcia per il nostro ritorno sulla Luna. Il 27 febbraio la NASA, attraverso l'amministratore Jared Isaacman, ha annunciato una drastica revisione del programma Artemis. La missione Artemis 3, originariamente concepita per riportare gli astronauti sulla superficie lunare nel 2027, non effettuerà più l'allunaggio. Si trasformerà invece in un fondamentale volo di prova in orbita terrestre. Durante questa missione, la capsula Orion effettuerà un test di rendezvous e attracco con uno dei lander commerciali del programma HLS sviluppati da SpaceX o il Blue Moon di Blue Origin. L'obiettivo è verificare in un ambiente sicuro che Orion sia in grado di agganciarsi correttamente al veicolo che in futuro porterà gli equipaggi sulla superficie lunare, offrendo al contempo l'opportunità di testare il lander stesso. A tal proposito, Isaacman ha anticipato che potrebbe persino non essere necessaria una complessa dimostrazione di trasferimento di propellente in orbita, un dettaglio logistico su cui l'agenzia sta ancora lavorando per definire l'architettura finale. Ma cosa ha spinto l'agenzia a questo cambio di rotta? La risposta risiede nelle elezioni apprese tra Artemis 1 e Artemis 2. Il tempo di attesa tra una missione e l'altra si è rivelato eccessivo e volare raramente rende difficile mantenere la prontezza operativa dei sistemi e le competenze del personale. Per questo motivo la NASA vuole aumentare radicalmente il ritmo, puntando a lanciare una missione ogni 10 mesi. Il vero e proprio allunaggio slitta quindi alla missione Artemis 4, ora riprogrammata per l'inizio del 2028. Per supportare questa nuova altissima frequenza di lancio, le novità toccano pesantemente anche il convettore Space Launch System. La NASA ha deciso di puntare su una versione standardizzata del lanciatore, simile all'attuale configurazione Block 1. Questo significa cancellare il previsto e costoso aggiornamento Block 1B e rinunciare allo sviluppo del nuovo stadio superiore, una semplificazione drastica pensata proprio per accelerare la produzione e la preparazione dei voli. A proposito di preparazione, facciamo un breve aggiornamento sullo stato di Artemis 2. Attualmente l'enorme razzo SLS si trova nuovamente all'interno del Vehicle Assembly Building. È stato riportato al chiuso in seguito a un problema al flusso di elio nello stadio superiore, che ha causato il rinvio del lancio. I tecnici sono al lavoro per risolvere l'anomalia, sostituire le batterie e controllare il sistema di terminazione del volo, facendo il possibile per centrare la prossima finestra di lancio che si terrà all'inizio di aprile. La NASA ha tenuto a ribadire più volte che il nuovo profilo di Artemis 3 non è un passo indietro. Verificare che Orion e i lander privati possano operare in sinergia nell'orbita terrestre è il prerequisito indispensabile per garantire la massima sicurezza prima di tentare con Artemis 4 la storica discesa sulla superficie lunare. Rimanendo in tema Artemis, il drastico cambio di rotta della NASA per la missione Artemis 3 riapre totalmente e in modo quasi inaspettato la partita tra i due colossi privati incaricati di riportarci sulla superficie lunare, SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos. Inizialmente i piani dell'agenzia prevedevano l'uso esclusivo dell'immensa Starship per il primo storico sbarco. Tuttavia, l'architettura logistica scelta da SpaceX si è rivelata estremamente complessa. Per spingere una singola Starship verso la Luna sono infatti necessari molteplici lanci di navi cisterna e un inedito delicatissimo trasferimento di tonnellate di propellente criogenico a bassissime temperature in orbita terrestre. Una sfida ingegneristica colossale, mai tentata prima su questa scala, che sta inevitabilmente richiedendo più tempo del previsto. Trasformando Artemis 3 in una missione in orbita terrestre bassa, la NASA non solo mitiga questi enormi rischi, ma innesca una vera e propria gara contro il tempo tra le aziende, sfruttando la competizione per garantirsi il risultato. L'obiettivo della nuova Artemis 3 sarà testare le manovre di rendezvous e attracco della capsula Orion con i lander commerciali direttamente nel cortile di casa, in un ambiente sicuro a poche centinaia di chilometri dalla Terra, anziché nella complessa orbita lunare. La vera novità è che l'agenzia ha chiarito esplicitamente di non voler dipendere da un unico fornitore per questo test vitale. I vertici della NASA hanno dichiarato che se Starship non dovesse essere pronta per la finestra di lancio del 2027, sono pronti a impiegare il lander Blue Moon di Blue Origin, o persino a testare le interfacce di entrambi i veicoli in sequenza, se le tempistiche industriali lo consentiranno. Blue Origin sta fiutando l'occasione d'oro per recuperare terreno sul rivale storico. L'azienda sta spingendo sull'acceleratore e pianifica di lanciare il suo prototipo a grandezza naturale senza equipaggio, il Blue Moon Mark 1, già nei prossimi mesi di questo 2026.
Questo cambio di programma trasforma di fatto Artemis 3 da una vetrina garantita per SpaceX a una vera e propria competizione aperta. La gara commerciale per il dominio logistico della Luna non è mai stata così accesa. Chiaramente, se il programma americano Artemis rallenta, la Cina, il dragone, preme sull'acceleratore. I ritardi della NASA hanno offerto a Pechino infatti un'opportunità strategica inestimabile per ridurre il divario sulla nuova corsa alla Luna, e quindi l'agenzia spaziale cinese sta cogliendo l'occasione. La China Manned Space Agency ha appena svelato le sue direttive per il 2026, riaffermando con forza l'obiettivo di far sbarcare i propri astronauti sulla superficie lunare entro il 2030. Per rispettare questa rigida tabella di marcia, quest'anno subirà una drastica accelerazione la costruzione delle infrastrutture dedicate ai lanci lunari presso il centro spaziale di Wenchang, sull'isola Hainan, oltre allo sviluppo delle reti a terra per la telemetria, il tracciamento e le comunicazioni spaziali. Anche lo sviluppo dell'hardware procede senza sosta. L'agenzia ha annunciato il completamento con successo dei test cruciali per l'intero sistema. Le prove di fuga a quota zero e di massima pressione dinamica per la nuova navicella Mengzhou, i test di atterraggio e decollo per il lander Lanyue e le prime accensioni dei test a terra a bassa quota per il nuovo razzo vettore pesante Lunga March 10. A differenza della complessa architettura di Artemis, la Cina ha delineato un piano di volo molto preciso e indipendente per il suo primo sbarco. La missione richiederà 2 lanci separati del Lunga Marcia 10. Il primo posizionerà in orbita lunare il lander Lanyue, mentre il secondo trasporterà la navicella Mengzhou con a bordo gli astronauti. I 2 veicoli effettueranno un rendezvous e si agganceranno in orbita lunare. 2 astronauti si trasferiranno sul lander e scenderanno sulla superficie, dove avranno a disposizione un rover chiamato Tansuo per esplorare e raccogliere campioni. Completata la missione, decolleranno per ricongiungerci alla Mengzhou e fare ritorno sulla Terra. Ma le ambizioni di Pechino non si fermano alla Luna. La Cina continua a consolidare la sua presenza in orbita bassa terrestre. Sulla stazione spaziale Tiangong, che finora ha ospitato in orbita ben 267 progetti scientifici applicativi, il 2026 vedrà l'arrivo di 2 nuove missioni con equipaggio e un volo cargo. Saranno missioni storiche, per la prima volta parteciperanno astronauti selezionati da Hong Kong e Macao, e uno dei membri dell'equipaggio della Shenzhou 23 affronterà una missione sperimentale della durata di 1 anno intero nello spazio. Si consolida infine anche la diplomazia spaziale e la cooperazione internazionale, con la programmazione del volo di un astronauta pakistano che raggiungerà la stazione Tiangong in veste di specialista scientifico. Con un programma lunare che procede a tappe forzate e un'infrastruttura in orbita bassa in piena espansione, la sfida per il dominio spaziale del prossimo decennio è oggi più che mai apertissima. Voltiamo pagina e spingiamoci dietro l'angolo a 163.000 anni luce da noi, nella grande nube di Magellano, per assistere a un evento più unico che raro: l'agonia in diretta di una stella. Gli astronomi hanno osservato l'incredibile trasformazione di WOHG64, un autentico mostro cosmico 1540 volte più grande del nostro Sole, con una massa 30 volte superiore e una luminosità sbalorditiva quasi 300.000 volte più intensa. Scoperta negli anni 70, questa stella è sempre apparsa come una supergigante rossa avvolta da uno spesso anello di polvere. Tuttavia, dal 2014 ha iniziato a mutare, in maniera del tutto inaspettata e solo un decennio, visto che è un battito di ciglia su scala astronomica. La stella ha cambiato colore e ha innalzato vertiginosamente la sua temperatura, evolvendosi in una rarissima ipergigante gialla. È la prima volta che gli scienziati riescono a osservare in tempo reale e in modo così fluido la trasformazione di un oggetto stellare estremo verso la sua fine. La scoperta, recentemente pubblicata sulla rivista Nature, ha svelato un ulteriore dettaglio cruciale. Il WOHG64 non è sola, ma fa parte di un sistema binario. La presenza di una compagna complica il quadro. Questa repentina metamorfosi potrebbe essere proprio il risultato di un'interazione gravitazionale con la stella compagna, che le ha letteralmente strappato via gli strati gassosi esterni. In alternativa, potrebbe trattarsi di un raro ed eccezionale episodio eruttivo intrinseco della stella stessa. Cosa le riserva al futuro? Il destino di giganti con questa massa è ancora abbastanza misterioso. I ricercatori non sanno se WOHG64 esploderà in una spettacolare e catastrofica supernova o se collasserà direttamente e silenziosamente in un buco nero. In termini astronomici, il collasso del nucleo avverrà presto, in una finestra temporale stimata tra poche centinaia e qualche migliaio di anni. Sebbene improbabile da vedere nel corso delle nostre vite, questa stella rappresenta oggi un laboratorio perfetto per comprendere come muoiono i giganti dell'universo. Passiamo ora a un importante aggiornamento sul fronte dei lanciatori commerciali. Rocket Lab ha dovuto annunciare un rinvio per il tanto atteso volo inaugurale del suo nuovo razzo Neutron.
Il debutto spaziale svitterà almeno fino al quarto trimestre del 2026. La causa di questo ritardo è il fallimento di un serbatoio del propellente del primo stadio, esploso lo scorso 21 gennaio durante un test di pressione idrostatica condotta in una struttura del Maryland. Il CEO dell'azienda, Peter Beck, ha spiegato che la rottura è stata del tutto inaspettata. Il serbatoio aveva infatti già superato con successo i carichi previsti per il volo, ma ha ceduto prematuramente quando gli ingegneri ne hanno forzato i limiti di pressione per testarne i margini con estrema sicurezza. Le indagini hanno rapidamente rintracciato l'origine del cedimento, un difetto di fabbricazione in un giunto critico della struttura in carbonio. Il difetto si è rivelato essere il risultato del processo di stratificazione manuale delle sezioni di materiale composito eseguito da un fornitore esterno. Nonostante l'intoppo, Rocket Lab ha già la soluzione pronta. L'azienda modificherà lievemente il design per aumentarne la robustezza e anticiperà la transizione verso la produzione automatizzata. I futuri serbatoi del Neutron saranno realizzati da macchinari specializzati per la stesura della fibra di carbonio, azzerando il rischio di errori umani nella stratificazione e accelerando al contempo i ritmi di produzione. Per oggi è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube e lasciare un like o un commento, e quindi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!